l'arrampicata ti richiede proprio una lettura di questo enorme quadro che è la parete e devi in qualche modo cercare di far uscire quelle piccole prese che non sempre sono facilmente intuibili, e quindi anche queste sono un po' delle emozioni che devi comunque, cioè che vivi mentre sali, ecco. Mi sento, anzi mi esprimo al meglio quando sono creativo nel darmi gli obiettivi. Questo è una cosa che mi ripeto sempre, che non mi devo perdere. Cioè io sono fantasioso, mi piace scoprire, mi piace andare in giro, mi piace vedere posti nuovi. In questo senso sono creativo, cioè sono creativo nell'aver voglia di avere nuove esperienze e darmi degli obiettivi in tanti posti. Cioè io ho scalato nel relativamente poco tempo da quando scalo in veramente tanti posti e tante rocce diverse, tante cose diverse, tante esperienze diverse, quindi in questo senso sì, sono creativo. Quando sto cercando di superare un passaggio che non mi viene subito, è la creatività che viene fuori, perché guardo dove devo arrivare. È successo così anche oggi, che ho scalato una di queste vie e c'era un passaggio molto lungo dove all'inizio non capivo come farlo, e alla fine ho pensato forse mi conviene buttare di là prima i piedi, perché sono tanto mobile e mi potrebbe dare una mano avere i piedi lì, e ho risolto il problema con la creatività e con la mia flessibilità. A me piace lo sport in generale, no? Però secondo me ci sono pochi sport in cui tu hai così percezione del tuo corpo e di ogni parte del tuo corpo, come l'arrampicata arrivi a portarla sulla punta dell'alluce, la punta del dito medio della mano, e però per caricare la forza là tu senti tutto il tuo corpo come si sta muovendo, come rimane in equilibrio, come si bilancia il peso, come si contraggono i muscoli, quindi è proprio un'espressione secondo me di come sei in un'altra dimensione. Per me l'arrampicata è un po', potrei definirla anche un po' zen, appunto perché rientra un po' nella meditazione. E sì, quando scalo riesco a isolarmi da tutto, non sento più né voci né nulla e sono solo concentrato sull'arrampicata, sui movimenti, su quello che devo fare. Praticamente l'arrampicata è un po' un caos di elementi da mettere tutti assieme, quindi attraverso il nostro corpo dobbiamo individuare l'equilibrio migliore per salire, insomma. Quand on grimpe, on n'est pas vraiment sur le ressenti, c'est après que les sentiments viennent, mais quand on grimpe, on se concentre essentiellement sur l'escalade, enfin, ou les jours où on n'est pas dans l'escalade, finalement, c'est pas des journées très productives. Du coup, non, c'est dur à dire. Quand je grimpe, je pense au mouvement, à la manière de me placer. Et ça s'arrête là, de coordonner les muscles. Et j'ai pas beaucoup de pensées parasites quand je grimpe. Après, avant, tout ça, oui, bien sûr, comme tout le monde. Mais généralement, quand je suis sur le rocher, je suis assez impliqué dans ce que je fais pour pas savoir même à quoi je pense une fois descendu. Un progetto non è solo grado, assolutamente no, anche perché sennò no, il progetto non è solo grado, è una via, è la storia che ci sta dietro, è un sogno,
e la bellezza della linea. Io questo lo dico sempre, per me, cioè quando la vedo e penso che di là si può salire, come salirci, quello è bellissimo. Si è creativi arrampicando quando appunto si crea qualcosa. Quindi prima di tutto scovare una linea e chiodarla. Già lì c'è della creatività. In secondo luogo come la si scala, quindi trovando i movimenti e quelli meno dispendiosi che ti fanno appunto arrampicare in modo perfetto. La creatività è qualcosa nell'arrampicata di fondamentale importanza, secondo me, intanto, perché secondo me come arrampicatori siamo proprio degli artisti, un po' come può essere uno scultore del legno, come è mio padre, che da un pezzo di legno lui immagina una figura e da quella figura lui riesce ad estrapolare qualcosa. E noi come arrampicatori siamo la stessa cosa, vediamo questa linea, la immaginiamo all'inizio e poi si inizia a chiodarla, la chiodi, inizi a provare i movimenti, a trovare gli equilibri ed è lì che finché non hai finito, finché quella statua non esce come esattamente te l'eri immaginata, cioè quindi la salita di quella via, non smetti di lavorarci e continui ogni giorno. È un po' questo il bello dell'arrampicata. Il viaggio in Corsica è andato bene, è stato decisamente bello vedere un posto nuovo, per me era la prima volta in Corsica. Per me è stata un'esperienza davvero unica. Credo di aver trovato anche dei nuovi amici, insomma, che insomma, per me non è proprio facilissimo di solito, per cui esatto, sì, sono molto contento. Mi è piaciuto molto questo viaggio di Grivel, sì, ci siamo divertiti e adesso purtroppo finito, ho un altro giorno di arrampicata, ci potevo stare. A me è rimasto nel cuore della Corsica soprattutto i panorami. Quel che mi è piaciuto di più della Corsica penso sia le forme del granito, in particolare è un granito proprio tutto fatto a forme, un sacco di svasi, di prese diverse da quelle che tocco di solito, quindi è bello. E questa roccia particolare che si trova alla fine solo qui, sto granito rosa, è davvero molto bello. La roccia, la natura e anche il cibo non era male, direi. E oggi riusciamo anche a goderci un po' la spiaggia e a fare un po' di boulder qua, e quindi direi che è stata la chiusura perfetta per il viaggio.